3, 2, 1, benvenuti a Bruxelles, la capitale del Belgio. In questo video vi farò vedere tutte le principali attrazioni da vedere in una sola giornata. Buongiorno amici, eccomi qua a Bruxelles in Belgio. La prima attrazione che andiamo a vedere è Atomium. Alle mie spalle questa struttura stupefacente alta 102 metri in acciaio, fu costruita in occasione dell'Expo del 1958 qui proprio a Bruxelles. È una struttura molto bella da fotografare, da ammirare. Potete anche salirci sopra, però c'è da fare una gran fila e secondo me ve la sconsiglio perché comunque è più bella ammirarla da fuori. Ovviamente potete farvi il giro qua nel parco come ho fatto io. Davanti le foto vengono bene, ma secondo me è meglio venire qui dall'altra parte verso le fontane, anche perché c'è meno gente e riuscirete a fare dei scatti niente male. Che carini questi! Sono appena rientrato da Atomium, sono qui dalla stazione, sono sceso dalla metro, intanto mi gusto da Dunkin' questo bello donut a Red Velvet, guardatelo, sì, si vede, sentiamo un po' com'è. Delizioso, ci può stare. Adesso tra poco ci incammineremo verso la prossima destinazione. Il regno delle patatine fritte. Magnifico questo tappeto pieno di fiori, tappezzato. Ma prima di procedere con la Grand Place, amici, se volete organizzare al meglio il vostro viaggio qui a Bruxelles, vi consiglio di dare un'occhiata sulla piattaforma Civitatis, che offre una vasta gamma di attività per tutti i tipi di viaggiatori, con un prezzo competitivo, assistenza ai clienti 24 ore su 24, facilità di prenotazione senza registrarsi e soprattutto molti tour sono organizzati da guide italiane altamente preparate, ovviamente con cancellazione gratuita per qualsiasi imprevisto. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ora torniamo dove eravamo rimasti. Giustamente non poteva mancare uno spuntino e da provare il kebab alle Fee qui a Bruxelles. Ho visto su Google che era ben quotato e adesso faremo un bel assaggino. Fallo girare che sarà bello abbrustolito e saporito. Procediamo con l'assaggio. L'ho preso con il pollo e salsa piccante. Qui ci sono le patatine, il cetriolo, vedo altre cosucce, però picca abbastanza, attenzione Wow, è davvero squisito. Se siete di passaggio potreste fermarvi alla galleria Saint-Hubert che si trova vicino al centro. Ci sono un sacco di negozi, vetrine, se volete fare un po' di shopping. Non è una tappa obbligatoria, ma vale comunque la pena di vederla. È giunto il momento di farvi vedere uno degli edifici più emblematici della città. Mi giro, eccola lì, la cattedrale di San Michele Santa Gudula.
Cosa stiamo aspettando? Andiamo a vederla insieme. Qualche aggiornamento rispetto a ieri che eravamo a Lussemburgo, che è una cittadina più piccola, molto più piccola di Bruxelles, era molto più contenuta e diciamo anche se era piena di gente si girava, ma qui Bruxelles invece l'ho trovata molto caotica e non vorrei che fosse sempre così. Adesso proseguiamo con il nostro tour e andiamo verso la prossima tappa. Incredibile, io pensavo che fosse un tavolino, una baracca che uno vende delle robe, invece c'è una persona sotto con la bici e tutto. Oh mamma mia. Finito il giro nella cattedrale, potreste prendere la strada per il parco di Bruxelles, detto anche il parco reale. È il posto di svago degli abitanti della città. Perdonatemi, ho acceso un po' di musica, sono in discoteca, ma no dai, sto scherzando, che c'è un evento da giù vicino al parco dove eravamo prima. Invece quello che ci interessa il Palazzo Reale, che è anche residenza del Re di Belgio, sicuramente una delle tappe fondamentali qui a Bruxelles. Di passaggio troviamo questa piccola chiesetta, invece bella maestosa, chiesa cattolica di San Giacomo su Gutenberg. Oh, adesso ci siamo con la visuale, eccola qui, perfetta. E sul lato opposto invece proprio si affaccia la Piazza Reale, che è in fase di ristrutturazione, immagino. Bello questo palazzo, il Museo dei Strumenti Musicali. Museo di Belle Arti. Non è una delle attrazioni che dovremo vedere oggi, però di passaggio si può sempre ammirare questi palazzi mastodontici. Bando alle ciance, prossima cattedrale, ne abbiamo già vista una molto importante qui a Bruxelles, ma ce n'è un'altra e si tratta della Notre Dame alle mie spalle, bella maestosa, enorme e sicuramente una visita all'interno la faremo. Mentre sto macinando chilometri e chilometri oggi, visto che dobbiamo vedere le cose più importanti che si riescono a vedere in una giornata solo qui a Bruxelles, sono arrivato a ridosso di uno dei palazzi, diciamo edifici più importanti che non siano religiosi qui in città, e si tratta del Palazzo di Giustizia.
Pensate che è considerato il palazzo, l'edificio più grande costruito nel XIX secolo, quindi nel 1800, e ha una superficie di 26.000 metri quadrati. Incredibile! Ma ci credo, è veramente grande questo edificio, che colonne! Di fianco al Palazzo della Giustizia troverete una terrazza panoramica, niente male se volete ammirare la città dall'alto. Invece se volete subito scendere in basso potreste prendere questo ascensore qua. Proseguendo per 10-15 minuti dal Palazzo di Giustizia arriverete a Porte Hall. Eccola qui, risale al Medioevo, ha più di 600 anni di storia ed è un monumento più importante di Bruxelles riguardo a quel periodo. Non è finita ancora perché ci stiamo dirigendo di nuovo in metro per arrivare dove? In uno dei parchi più simbolici qui a Bruxelles, il Parco del Cinquantenario. Che atmosfera, viaggiatori, che atmosfera, proprio sul tramontare del sole che va a finire alle porte dell'Arco di Trionfo, alle mie spalle, e qui c'è la fontana enorme, gigantesca. La gente, come potete vedere, si sta rilassando, si sta godendo questo momento e ci sta. Peccato che io non lo possa fare perché ho ancora qualche cosuccia da finire di vedere in questa giornata, ma nel frattempo mi godo questo momento. Bello, mi è piaciuto questo parco del Cinquantenario, poi con la luce del sole che cala, stupenda, come da cartolina. E niente, adesso mi avvio verso il centro per vedere le ultime cosucce, ma penso che la giornata stia finendo qui. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante, se ci sarà ci vedremo tra poco. Ormai quando il sole è calato mancava una piccola cosa, non è molto importante, però se volete proprio vederla è piccola, ma è famosa qui in Belgio e Bruxelles soprattutto. È Manneken Pis, quel bamboccio, il bambino che fa la pipì come Fontana. Aspettate un momento, la mattina successiva prima di proseguire il mio viaggio ho visitato Mont des Arts, uno dei luoghi più affascinanti di Bruxelles. Dall'alto della scalinata potrete ammirare un panorama unico sul centro storico della città. Viaggiatori, il video purtroppo finisce qui, ma ricordatevi, usciranno nuove pubblicazioni, nuove avventure, quindi rimanete sul pezzo, mi raccomando, supportatemi, like, commento se c'è qualcosa che vi è piaciuto in particolare, e se non foste ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi, che è importante. Ciao ciao!